continua l'operazione fresco e Mauri mi chiede se dobbiamo metterci gli occhiali da sole. Vediamo un po', diteci voi. Solo perché sera. No, prendo il parasole. Si sa mai. Sì, abbiamo già delle temperature qui a nord. Quello è fresca. A parte l'operazione freddo che sta riuscendo, siamo venuti qua in questo posto sperduto da Dio. No, non è vero. Una cittadina che poi andremo anche a vedere probabilmente domani. Ma stiamo andando a incontrare un amico, diciamo che insomma, vabbè, è uno del condominio anche lui, ma chiacchierando abbiamo scoperto che praticamente era il vicino di casa di Marina, nel senso davanti aveva un locale e allora, visto che noi eravamo in zona, ho detto beh dai, passiamo a trovarti, guarda caso una pizzeria. Ma no, ma io dico veramente guarda caso, perché fra me e me pensavo lo vado a trovare, poi visto che siamo qui ho visto che c'era una pizzeria che aveva delle ottime recensioni, dico andiamo a mangiarci una pizza, no? Visto che è tanto che non la mangiamo, ecco appunto. E su. Perfetto. Quindi andiamo, sia Legar che Guffa. Qua è dove ci aspetta Giovanni e adesso entriamo. Buongiorno. Sì, allora te lo ricordo. Abbiamo anche fatto in tempo a salutare. Già. Guardate un po' cosa ci ha preparato Giovanni. Che accoglienza, eh? Hai visto? Riservato. E non è neanche piccolo. Non puoi non vederlo. Adesso ci vuoi leggere qualche cosa che c'è scritto lì in allora, italiano? mozzarella, pomodori, salata, poi c'è focaccia normale, focaccia di mozzarella e pomodori, mortadella, mozzarella. Va bene Mauri, abbiamo capito il menù. Di tutti di più. Anche perché ce l'hai dietro. Scusa ma stai già mangiando? Ma poi neanche mi aspetti? No. Che buono. Lo so che i siciliani mi mandarono a cagare perché non si apre così, però dovevamo fare a metà, abbiate pazienza. Allora Mauri è stato ingaggiato per provare il ragù. Vuoi vedere la faccia? Che scemo. Comunque lui ha messo 2 cucchiai perché a metà devo mangiarlo anch'io. Infatti l'ho lasciato a metà. Sì. I don't believe, don't know what you know, what you know, what you know. Ma che parole sono? E quelli che non stanno le canzoni. Want you got the way, I saw to face you. Bene signori, un altro giorno un'altra stronzata è sparata. Ma a questo punto oggi Noi i nostri pile. se guardate qua col sole il pile, perché c'è un vento freddo ma si sta benissimo. Operazione fresco. Vai ragazzi, andiamo a vedere questa splendida città. Ma che ne so come si chiama. Poznan. Che c'è il vento che ti sventola. No, allora oggi non faremo nessun video perché col vento in queste condizioni non si sentirebbe niente. Mettiamo le mani davanti ai microfoni. Vabbè, tanto siete niente, andiamo. Ma c'è un passaggio del treno qua. Do you believe straight from a party? We're all on a roll tonight. Women be sparky. Abbiamo notato che c'è un sacco di gente che va in bici e costruiscono queste piste ciclabili enormi. Questa qua è tutta la pista ciclabile, solo ciclabile, con le discese. Ce n'è, Spettacolo. We turn and turn and turn again. We turn and feel the heat. Straight from a party. Music's coming your way. I will be smiling. You'll be so fine. Do you believe there's a young world in my heart telling me to dance, taking a chance? If you believe there's a young world come about, young world shaking the ground. Dai Mauri, bravo, vai a naso. Scegli il posto più caro della piazza anche oggi, dai. Roga Tumeshki, ok, ce l'ho fatta.
Questo qua è il nome di questo prodotto che lo fanno in questa pasticceria. Abbiamo avuto fortuna perché è tipico di questo posto. Ed è una specie di croissant con dentro una crema di noci. E quindi non potevo non prenderla. Ah, li stanno facendo adesso. Guarda che tecnica. E questo è il ripieno, adesso l'assaggio. Burrosissimo. Burro. Questa piazza, una delle caratteristiche appunto di tutte le facciate come avete visto prima, diverse una dall'altra con colori, veramente bella. E poi c'è a mezzogiorno dietro di me una sorta di campanile dove c'è un show di due galli. Vediamo se riusciamo a vederlo e se funziona. Poi questa piazza ad ogni angolo ha praticamente 4 fontane che sono dedicate ad Apollo, a Saturno, a Giove, no? Aiuto dalla regia, Il giorno di ieri. Marte e Proserpina. Quindi queste sono le 4 fontane appunto dedicate a queste cose. Ma smettila di dire cazzate, l'hai già detto, basta. Devi dire altro? No. Hai dei momenti curiosi tu? No, ce l'avrai tu, i curiosi tu. È uno dei più economici comunque questo bar, perché 11,32 € costa un po' di brioche che pesa 1,5 kg e 2 cappuccini, perché l'altro giorno un cappuccino 6 €. 7. 7 €. Allora, e oltretutto preso in un bar normalissimo, qua c'è la piazza centrale, ci sta. Le caffetterie costano anche care, ma perché qui non hanno l'abitudine di uscire e andare a prendersi il caffè. Qua quando hanno finito di lavorare, che sono le 4, di solito cosa fanno? Partono e vanno a casa, soprattutto d'inverno, a stare con la famiglia e a cenare, perché cenano a quell'ora lì. Praticamente fanno un grosso pasto attorno alle 4, una buona colazione alla mattina e poi a mezzogiorno quando sono al lavoro spiluccano qualcos'altro, magari escono veloce a prendersi, che ne so, un panino in qualche rosticceria. E quindi sono abituati così. E quindi il bar, l'aggregarsi, come facciamo noi, li trovi solo nelle grosse città, in centro e basta. Ehi, ciao! Soluzione ingegnosa per diciamo simulare il mare. Sdraio, cassetta della birra appoggia birra e siamo in un'altra piazza in questo momento che è molto vicino all'altra, un pochino più moderna, sede di una banca penso locale, ed è carina perché qua penso che facciano concerti, che alle nostre spalle c'è un palco montato, comunque rappresentazioni estive. Straight from a party, club until the morning break, moving your body, talking to my soul. Siamo tornati alla piazza dell'orologio per vedere lo spettacolo di mezzogiorno di queste campane ed evidentemente siamo gli unici. È finita così. E dopo questa bellissima, non so cosa dire, proprio sto piangendo non so neanche io se è felicità a questo punto. Dai, va, sì, dai. Tutta sta gente e io 4 minuti con le braccia alzate per vedere questo. Questa è l'attrazione principale di questa città. Qua sì che sanno divertirsi. È un po' come il cinema polacco. Esatto, è vero. Ah, bello. Credo, ma non sono sicura, Cosa? che abbiamo sbagliato anno. Va bene, l'operazione fresca, No, ragazzi, però. a noi c'è cose estreme. O andiamo verso il caldo e becchiamo 47 gradi, o andiamo verso il freddo e becchiamo 10 gradi o meno. Ma la cosa bella è che guardando la mappa, dove siamo noi adesso? Se andiamo ancora più a nord, ci sono quanti? 5-6 gradi in più? Fa più caldo in Finlandia, Capo Nord, fa più caldo di qui, cioè. I polacchi ci stanno dicendo, tutte le persone gentili che abbiamo incontrato ci spiegano che non è normale, quindi Anche noi non siamo normali. Comunque a questo punto abbiamo un obiettivo nuovo. Quale? Andiamo verso il mare. Vogliamo fare il bagno nel Mar Baltico. Arriviamo là, sarà ghiacciato, lo dico io. Damn, Susan, damn.
Allora, nel nostro girovagare verso Danzica siamo arrivati a Malbork, da non confondere con le sigarette. Questa cittadina ha che cosa in particolare? Quello che c'è alle mie spalle, che è la fortezza medievale più grande d'Europa e ha un altro primato, una costruzione di mattoni più grande al mondo. Questa è l'altra particolarità. In effetti qua si vede differenze di colori dei mattoni che hanno fatto un intervento di ristrutturazione enorme, riportandolo praticamente alla fattezza originale. Gli interni non si possono andare a visitare, o meglio, domani c'è una rappresentazione storica, oggi però no, è chiuso perché appunto stanno facendo i preparativi appunto per questa manifestazione di domani. Stavo dicendo prima della ricostruzione, vedete qua si vede proprio la differenza molto bene sulla colonna dei vari buchi che ci sono stati ricostruiti, ma addirittura laddove sono ancora i mattoni vecchi, quelli che sono stati i colpi di armi da fuoco nei vari attacchi che ci sono stati, che sono ancora ad oggi presenti i segni. Hanno fatto un lavoro certosino veramente. Ragazzi, il complesso è monumentale. Siamo venuti dalla parte frontale o retro, non lo so come ovest. Perché c'è il sole che massa. Bravo, esatto. E siamo praticamente dalla parte del fiume Nogal. Il castello, in quanto fortezza, è stato costruito proprio sulla sponda di questo fiume. Quando è iniziata la costruzione? Nel 1270, non mi prendi impreparato. E ci sono 3 blocchi principali, uno alto, uno medio e uno basso. Dicono che nel blocco alto hanno usato 4 milioni e mezzo di mattoni. Solo per la ristrutturazione, poi si sono stufati a contarli e gli altri hanno detto vabbè, basta. C'è anche una parte di mercatini locali e specialità. Questa è... boh, non so, ditecelo voi se sapete cos'è. Questa colonna qua, fagliela vedere dov'è. È quella lì. Guardate quanta roba hanno ricostruito. Multe in arrivo. No, ho chiesto appena adesso e ho detto ma questo? E mi fanno no, questo this is free parking, qui this is free. Noi siamo a Danzica, ragazzi, e cosa si fa a Danzica? Si danza. Anche no. Si fa fare un giro nel lungomare e poi vi faccio vedere una cosa strana però, e si va a cercare un barettino per prendere un cappuccino da 6-7 euro. Però vi volevo far vedere una cosa. Allora, giusto per farvi capire, noi siamo parcheggiati qua, qui a 50 metri c'è il mare con la spiaggia, qui c'è il Marriott Hotel, davanti al Marriott Hotel c'è una duna di sabbia che io pensavo fosse un cantiere e invece ci siamo messo tutte le sdraio, fidati, Ma davvero? ti giuro, e ce n'è già una lì sdraiata che prende il sole, praticamente in un parcheggio, col mare alle spalle, senza acqua né piscina. Non lo capisco, ma proprio non lo capisco. A me viene una domanda che si chiama vento. Quanto vento c'è qua oggi? Tanto. Probabilmente ce n'è parecchio e quindi in spiaggia non riescono a stare. Anche perché la temperatura massima è 22 gradi. Chiudo? Chiudi. Volevo testimoniare il fatto che lei mi ha detto si chiudi, ma poi non è così. Ho dovuto riaprire perché si è dimenticata gli occhiali. Quindi rincoglioniti tu e lei. Aspetta che tra un po' mi stirano. Non vedo l'ora adesso di arrivare in fondo alla via, giusto 20 metri, per finalmente vedere il mare. Il Mar Baltico è come un obiettivo irraggiungibile, però in generale dobbiamo dire che noi sono 5 o 6 mesi che non vediamo il mare, e per noi è una cosa molto strana visto che abbiamo vissuto tanti anni davanti al mare. Quindi adesso io non vedo l'ora di arrivare. Ah, ma c'è anche la sauna.
Vanno di moda le saune in spiaggia, raga, perché poi ci si va a buttare nel mare che pare essere a 7 gradi. Vedi? Qui in fondo a questa via siamo già arrivati. È una bella spiaggia di sabbia fine. Caspita. Oddio, il colore dell'acqua lascia a desiderare, eh. Dopo ci avvicineremo. Comunque, raga, sport acquatici, spiaggia libera. Allora, oggi ci scappa sicuramente il giro al mare, ma per il momento adesso ci facciamo una pedalatina verso ovest. Quindi non andiamo in centro ad Danzica subito perché è un po' lontanino da dove siamo noi. Ed eccoci arrivati a Sopot, che è un quartiere, diciamo così, di Danzica, un'area dove c'è un bel molo. E guarda caso oggi c'è un, come posso dire, festival delle pietre dure, tipo del cristalli, quarzi, quelle cose lì. Adesso cerchiamo di andare lì sul molo, però mi sa che ci dobbiamo andare a piedi perché qua è vietato andare in bicicletta. Quelle non sono pietre preziose, quelle sono torte. Ecco, questo qua è il molo. Ragazzi, sono un po' basito dal fatto che pagare per andare sulla punta di un molo lo trovo veramente squallido. Non pago per una chiesa, che c'è qualcosa di storico, per un ponte, un molo, 4 assi. Non vado a dargli 10 zloty. Quindi ritengo questa cosa una gran tip e andiamo da un'altra parte semplicemente. Tra l'altro, quella lì, la coda per prendere il biglietto. Ragazzi, siamo in spiaggia. Mauri è ancora vestito dal freddo che fa. Vedete, no? Come l'Adriatico, pieno di gente che fa il bagno. Vieni questa spiaggia bianca dei Caraibi con una temperatura dell'acqua di 28 gradi. Ostia! Ma guarda che colore ha, guardate che colore ha. Ma l'acqua azzurro blu dei laghi è zero, cioè la costante è marrone. Penso che in questo viaggio possiamo contare le ore che metteremo un costume da bagno. Andiamo a visitare il centro di Danzica, tanto sempre nuvoloso. Hanno talmente tanto verde, tanta erba che non riescono a starci dietro a tagliare i parchi pubblici, veramente migliaia di chilometri quadrati. Eccoci arrivati in centro a Danzica finalmente col sole che ci ha graziato, perché sono ben 12 km di bicicletta che abbiamo fatto. Siamo arrivati in un punto un po' particolare. Innanzitutto abbiamo scoperto che c'è un museo dell'Ambra e che Danzica è il maggiore esportatore a livello mondiale di questa pietra preziosa. Qua c'è il museo che lo ricorda. Poi in questa zona qua c'è il fiume che è stato deviato secoli fa perché nasceva un attimino quello che era la parte di produzione di farine con i mulini. Infatti hanno deviato questo fiume per creare il mulino. Adesso andremo a vederlo. Ecco qua alle nostre spalle è il mulino, ma il problema è che manca la ruota. Non so dov'è, probabilmente l'hanno tolta perché non lo uso più. Però fidatevi. Questo è il mulino. Ecco qua il Maniero dei Mugnai del 1684.
Se guardate anche come è stata costruita la casa, è tipica costruzione, ricorda quelle tedesche, chiaro, non so, dell'Austria o di Vienna, ecco, insomma, fatte così, tutti questi legni incrociati. Per avere ricerca di marina che sia veramente sforzata, si chiama struttura a graticcio. Questa alle nostre spalle è, o meglio era, la grande armeria della città, dove stoccavano le armi e dove facevano esplodere tutto. La particolarità ora è la sede dell'Accademia delle Belle Arti. Siamo arrivati alla basilica di St. Mary. Stavamo cercando un punto dove inquadrarla tutta. E sono partite ste campane favolose. Qua alle mie spalle c'è la casa più vecchia in assoluto di questa città, che ha ancora un muro tipico prussiano, che è questo qua, e la sua facciata dell'epoca. Questa è la migliore inquadratura totale che vi possiamo offrire. Più lontano di così non possiamo andare. Questa è l'imponenza di questa struttura, bella larga e bella alta, però all'interno è, come avete visto, bianca, un po' spoglia, senza dipinti, un contrasto strano. Certo sì, le vetrate la fanno sicuramente da padrone. Adesso voglio andare a scoprire quel campanile che fa tutte le musiche, cos'è, perché è qua a 2 metri più o meno. Ragazzi, abbiamo scoperto che è il museo di danza, che io pensavo fosse una cattedrale, ed ha una particolarità, questa torre che viene chiusa d'inverno, ma che continua a fare musiche di tutti i tipi, praticamente sempre, non ho ancora smesso da quando siamo qua. E questa via alle mie spalle, che è poi appunto vicino al punto che vi ho fatto vedere prima, si chiama via del Mercato Lungo, ed è una via abbastanza larga che arriva fino al canale. Probabilmente perché al canale arrivavano le merci e da qui iniziavano a scambiare con altri prodotti o piuttosto che a vendere le merci stesse. Capricciosa, carpaccio, tagliatelle, diavola, crudo, salami, peperoni, carbonara, lasagna, Italia, viva Italia! Manco sono capaci a prenderci per il culo. In mezzo alla manifestazione cerca i clienti. Italia, margherita, capricciosa, carpaccio. Siamo arrivati al canale, sarà blu? Madre de Dios, peggio di quello che uno può pensare. C'è una particolarità che mi ha colpito, che non c'entra assolutamente nulla con la città, se non, penso, con la loro cultura. Non esistono balconi, cioè ce ne sono veramente pochi, ok? Ma c'è una soluzione ingegnosa in questo palazzo ad angolo, che è completamente con vetri e ha i balconi, ma sono chiusi all'interno. E quindi, probabilmente perché qua fa sempre freddo, riescono a sfruttare l'esterno con comunque delle temperature decenti perché sono coperte da vetri. Ed è una genialata. Non sono balconi chiusi, se me ne siete resi conto, ma proprio il palazzo fatto così, ma questa parete in più come intercappedine è all'esterno. La quantità di gente e di locali pieni che ha questa città è quasi soffocante. Adesso passiamo per Mariacca Street. È una delle vie più famose
Vendono un sacco di oggetti fatti d'ambra, giustamente. Stiamo tornando al camper, ma vi devo far vedere la quantità di gente che c'è su questa pedonale e ciclabile che praticamente corre lungo il mare, perché loro la strada costiera la adibiscono a cose naturali, ecco, non ci sono edifici. Lì c'è il mare, c'è una quantità di pattini, bici, patinetti. Per tutto il giorno. Allora ragazzi, stiamo per partire da questo splendido posto che ci ha accolti a braccia aperte, ma fresh dell'ostia. Siccome noi vogliamo pucciare i piedi nel Mar Baltico, magari anche un po' più dei piedi, andiamo verso nord, quindi un po' più su, che sembra addirittura che le temperature siano un pelo più calde. Però in mezzo abbiamo un pezzo di Russia, questa famosa exclave, giusto? Exclave cos'è? Un pezzo di una nazione circondato da altre nazioni fuori dalla propria nazione. Sono erudito, eh? Hai mangiato il bel gioioso? Una volta si diceva così, no? E qui fa capire quanti anni ha Marina. Esatto. Per andare però a fare tutto il giro, circumnavigare la Russia, bisogna andare in Lituania, capito? Per fare il giro dell'exclave bisogna passare nell'ultimo voivodato della Polonia. Vabbè. Allora, per andare dove vogliamo andare a fare il bagno, bisogna appunto circonnavigare questo esclave russo che è Kaliningrado. E quindi cosa facciamo? Faremo una tappa, uno stop nella Masuria, che è la regione dei laghi, che rimane qui, te lo dico per tua cultura, Mauri, adesso non vi dico che faccia sta facendo. Passeremo nell'ultimo dei 16 voivodati della Polonia. Sono le regioni. Ma io come... Ma voi vi rendete conto che... Ma si chiamano così. Ma si chiama sopportazione, si chiama. Vabbè, comunque andiamo. In the right place to move. In the right place for you. Always stay up all night. Watch the neon light. Touch your one second numb. Heart beats like a drum. Feed your fantasy. Give yourself to me. Stay in this moment. Just hold on, hold on. We like tonight, babe. Tomorrow it's gone. You and the moonlight is all that I want. It's all that I want. It's all. Tardo. Siamo arrivati in questo splendido posto che è un parco dove fanno un'area picnic là in fondo, dove andrà Marina a farvelo vedere, perché io se non edito mercoledì non vedete nulla. Oggi domenica io devo andare a editare, assolutissimamente, mi ci va come minimo d'oggi e una buona parte di domani, quindi lascio la parola a Marina. Allora, qui c'è una ciclabile che va nei boschi. A questo lato, a parte che c'è un sacco di spazio, c'è un'operazione taglia legna in corso che sono andati già a prendere nel bosco poco fa. Lì in fondo c'è un'altra struttura che deve essere tipo una piattaforma di osservazione. Il regolamento per salire la scala è solo in polacco. Ok, io salgo. In effetti il lago è proprio lì. C'è la ferrovia e poi il lago. Ah, quindi io non posso andare al lago. Eccomi arrivata in cima, nella parte del lago. Qui c'è una regata oggi. Oddio, si muove tutto, c'è gente che sta scendendo. Che impressione. Perché non è da tutti, venire qua su.
non sempre le cose possono andare come vuoi tu. Siamo venuti qua in questo splendido posto, ma ha due difetti. Uno, non ha assolutamente connessione o pochissima. Questo purtroppo per noi è un problema perché proprio oggi io devo editare, ieri non ce l'ho fatta, devo essere collegato online per scaricare alcune cose mentre edito e poi comunque ci serve per comunicare. Noi anche per il nostro lavoro dobbiamo essere connessi. Due, il tempo. Fa cacchel, cioè nuvolosissimo, ma guarda, potremmo anche passarci sopra. Il problema è che il lago che è là non si può raggiungere. Dovresti prendere la bicicletta e fare un giro dell'ostia. Di fronte a queste cose, ieri sera cosa abbiamo fatto? Ci siamo andati all'alcol, abbiamo mangiato, abbiamo guardato un film e stamattina presto ci muoviamo, andiamo verso il confine dove c'è un camperino verde. Per chi non lo sa, in Park Fortnite c'è il simbolo del camperino verde. Andiamo là, adesso non so se vediamo, se oggi mi fermo vicino a un McDonald's qua, che è un ragazzo gentilmente, quello che è qui dietro, polacco, mi ha detto che ieri loro sono stati lì e ci sono i parcheggi per i camper, quindi magari mi fermo lì, vedo un attimino, per non avere la sorpresa di internet là, che poi arrivo là, non funziona e sono nella fino a qua. C'è anche la nebbia, raga, oggi. Per essere ottobre fa anche caldo, no? No, va bene, cercavamo il fresco. Perché mi girano le balle internet che è zero. Cioè, se vai fuori dalla città, le connessioni non sono scontate. Abbiamo trovato un posto che è uno spettacolo. Siamo al confine con la Lituania. Non so se la passeremo domani o dopodomani. Dipende dal tempo, da quanto cibo abbiamo e basta, perché qua dove siamo abbiamo trovato un posto che è una figata. Adesso ve lo spiego. Allora, siamo in un camperino verde, appunto, come dicevo, al confine con la Lituania. E la particolarità è che qua alle mie spalle è l'area grill. Ci sono 3 o 4 griglie, ok, coperte. Questi sono i bagni, uomini e donne. Mancano le docce purtroppo. Wifi gratis, acqua gratis, parcheggio dei camper. E lì in fondo, vedete, c'è uno scivolo che va direttamente in un lago. Ed è una figata veramente carina, totalmente gratuito. Cioè questo comune ha fatto quest'area che è piena non solo turisti o comunque gente coi camper, che viene qua a farsi le proprie vacanze, a farsi la propria grigliata e c'è anche il beach volley lì, insomma è divertirsi. Noi adesso, siccome da dove abbiamo il camper noi non prende bene la wifi, perché siamo proprio laterali all'antenna, che è lì, e ci siamo messi qua. Buongiorno. Cosa stai facendo? Ancora in pigiama? Sì, sono uscita in pigiama perché tanto uscivano tutti in mutande qua. Ieri sera quando siamo arrivati c'erano i bambini alle 10 che saltavano come delle molle, anche perché qua alle 10 c'è ancora luce. Più andiamo verso nord e a me più luce ci abbiamo, anche se adesso passando il confine perdiamo un'ora o aggiungiamo un'ora. Mi sa che dobbiamo mettere un'ora avanti. Un'ora avanti, quindi se mettiamo un'ora avanti, se adesso sono le 9 saranno le 10, quindi farà buio. Vabbè, avete capito, no? Stiamo per andare a calpestare il suolo di un nuovo paese. Stiamo per andare in Lituania e magari mi sembra il momento giusto per farvi un piccolo riepilogo della strada che abbiamo fatto, perché magari vi siete un po' persi, quindi adesso mentre sto parlando facciamo scorrere una bella mappa con segnato il percorso che abbiamo fatto dall'Italia fino a qua. Lo fai tu, vero? Sì, adesso è finito perché dovrebbe essere passato. Quindi puntata nuova, paese nuovo, andiamo. Ha praticamente 4 fontane che sono dedicate ad Apollo, a Saturno, a Giove, no? Aiutami, aiuto dalla regia. Giorno di ieri. Marte e E la donna? Venere, No, Afrodite, no, Marina. no. Dimmelo. Proserpina. Che cazzo? Il Mauri si annusa la felpa. Annusa. C'è di culo. Metti su. Che fa freddo qua. Ragazzi, stiamo andando in Lituania. Lituania. Ma non è Lituania, è Lituania.